Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi con il mio amico Daniele facciamo una cosa insieme. Facciamo il cambio dei freni anteriori, quindi sostituiamo soltanto le pasticche. Vediamo come si fa. Ciao ragazzi e benvenuti anche da parte mia. Primo passaggio di questo lavoro sarà allentare i bulloni ruota. Per chi come noi, come diceva Gianmarco, fa questo lavoro con crick e cavalletti, facciamo l'allentamento e, ripeto, soltanto l'allentamento con la macchina abbassata. Ragazzi, vi facciamo vedere dove mettiamo noi il crick per alzare la macchina. Insomma, la mettiamo lì dove sta la culla del motore. Ok, posizioniamo il crick qua, andiamo a sollevare la macchina e ce la mettiamo sui cavalletti in modo da lavorare bene e in sicurezza soprattutto. Ecco qua, vedete, abbiamo appoggiato praticamente la macchina sui cavalletti sia dal lato destro che dal lato sinistro. Allora, l'insegnamento di Daniele allo scorso tagliando è stato quello di mettere tutti i bulloni dentro un contenitore. Vi lascio il link del video in alto. Ecco qua, mettiamo tutti i bulloni qui dentro. Un punto. Quelli qui. Preciso. Allora, primo passaggio, allentiamo queste due viti, una e una 2, che tengono questa blocco in ghisa che fa da supporto alle pasticche. Quindi con un cacciavite dobbiamo allentare questa mollettina che tiene il tubo che porta all'olio ai freni, in modo che possiamo sfilarlo e lo allontaniamo dalla pinza. Logicamente ragazzi vi facciamo vedere la procedura su questa pinza qua, uguale anche per l'altro lato. Deve venire verso su, no? Sì. E la sfil. Ma questa qui io la metterei al sicuro, anche perché è molto piccola, quindi ci può essere il rischio che la perdiamo. La rimettiamo sempre nel nostro contenitore. Adesso spostiamo questo tubo, ci va bello preciso. Ok. Ma questo è una molla, vedi? E quindi questo l'allento e tiro via tutto? Ah beh, ecco qua. Questo quindi sarebbe lo stantuffo flottante che va a premere i freni. Sì. Allora sinceramente è un po' peso, sta a fare. Lo poggiamo qui, sdraiato, così. Ecco. Questo è il grado di usura delle pasticche, ma finita interna. Interna è finita. Sì, guarda tu. Allora abbiamo smontato le pasticche. Logicamente dopo aver levato il corpo rimangono le pasticche. Qui le abbiamo levate e come potete vedere dal lato più interno sono proprio finite. È rimasto veramente quanto, Dani? Saranno 2 mm? Neanche. Sì, penso proprio sì. Proprio. Guarda, questo è un cacciavite più piccolo che ho. La differenza, questa qui invece era la pasticca più esterna. Adesso prendiamo le pasticche nuove e facciamo un confronto. Porca madonna, guarda quanto grosso. Capi quanta ciccia? Cioè ragazzi, io vi vorrei far notare la differenza. Prendiamo quello più finito. Questa è la differenza. Abbiamo percorso diciamo 70.000 km, quasi 71. Poi io sono uno che pesto col piede. Guardate la differenza. Sì. Ah, questa è la bandellina che fischiava. Ecco perché sentivo, questo qui è un indicatore. Questo qui è un indicatore che vi fa capire quando la pasticca è finita, quando si consuma il ferodo. Eccola qua. Quando il ferodo c'è, la bandellina non tocca il disco. Quando si incomincia a consumare arriva poi il momento in cui questa bandellina inizia a sfiorare il disco e fa un fischio, allora capiamo che dobbiamo cambiare le pastiglie. Le pastiglie. Adesso andiamo a sostituirle. In dotazione c'erano anche queste linguettine qua che servono per tenere la pasticca e allora le andiamo a rimettere nuove, anche perché sono state qui per 70.000 km. Ecco. Però non ha fatto. Ecco, oh vai. Oh. Ok. E che sto scomodi. È semplicissimo. Entro attraverso. Dani, fatto. Dani, che attrezzo c'hai in mano?
Questo è un sistema per, ovviamente manuale, non pneumatico, per arretrare il pistoncino della pompa dei freni. Questo kit nasce per arretrare i pistoncini delle ruote posteriori per le auto che hanno i freni a dischi, e a quel punto lì uno è vincolato, quando sta arretrando il pistoncino della ruota destra, a usare il kit right e fare ok, e left per il lato sinistro. Bravissimo. Ma su questa anteriore questo problema non sussiste? No, ah, ok, perché fa molto meno resistenza. Ma scusa, e se uno invece lo fa e non ha sto attrezzino, come fa a far rientrare? Bisogna avere l'accortezza nel momento in cui, prima di sfilare le pastiglie, infilare un bel cacciavite grosso in questo punto qui, fra il supporto pastiglia, dove c'è il materiale d'attrito, e il pistoncino. A quel punto fare una forte leva praticamente e farlo arretrare in maniera meccanica con un bel cacciavitone. Cioè, ma fra il disco e la pasticca? Fra il disco e questo punto qui, pratica qui uno fa leva e il pistoncino torna indietro. Però si rischia sempre di non mandarlo indietro in maniera perpendicolare. Allora, questo simula la pastiglia, quindi fa forza e va a battere qui, e qui davanti con un magnete mettiamo questo spessore qui che andrà a spingere. Sì, c'ha le scanalature proprio per entrare dentro. Eccolo qua, diciamo lo stantuffo. Lo accostiamo manualmente, ecco, sta facendo forza, e per magia sì, guarda, sta rientrando. Bisogna farlo rientrare tutto, se no con le pastiglie nuove non ci entra. No, addentiamo. E adesso non ci resta che andare a rimettere la pinza, diciamo, sull'altra metà dove stanno le pasticche, e poi riavvitiamo il tutto. Adesso Dani lo rimetto proprio così. Sì. Lo inserisco così. Bravo. Ma sta mollettina che serve? Per la vite poi, sì, per farci entrare. Per la vite. Allora, questo rimettiamo la mollettina di qui. C'è l'altra mollettina giù. Eccola. Quindi spingiamo questa in dentro qui, questa in dentro, la ganascia ritorna al suo posto, entra proprio dentro, ci rimettiamo queste viti nuove. In dotazione con il kit ci hanno dato le viti nuove con il frenafiletti sopra. Sì. Va bene così, dai. Basta. Mettiamo il tubo e ci siamo. Allora, rimettiamo innanzitutto il tubo sempre in posizione qui dentro. Ok, facciamo lo stesso lavoro dall'altra parte e poi rimontiamo tutto quando andiamo a provare se frena. Assolutamente sì. Ok, dal lato destro della macchina diciamo che abbiamo fatto il tutorial, di conseguenza abbiamo investito un po' di tempo per raccontare come si fa, per far capire quanto è semplice. Invece qui dal lato sinistro Daniele ha aggredito letteralmente il disco, modello Pit Stop Formula 1. Troppo buono Gianma, troppo buono. Cioè ragazzi, uno che vuole cambiare le pasticche, ma ci vogliono, ma esageriamo Daniele, una mezz'oretta fra tutto. Mezz'ora col sollevamento auto. Dai, com'erano Dani le pasticche quelle lì che smontate? Erano comunque sempre belle finite? Belle finite, veramente belle finite. Le abbiamo sfruttate tutte. Oh, meno male. Logicamente appena ho sentito il fischio, subito abbiamo comprato i ricambi all'autoricambi. Abbiamo messo un marchio premium, lo possiamo dire? Sì, perché il marchio, vabbè, tanto non facciamo pubblicità a nessuno, è Ferodo. Adesso procediamo a riavvitarlo e ci vediamo dopo. Adesso ragazzi, come vi dicevo, abbiamo fatto il lavoro da entrambe le parti, quindi non ci resta altro che rimettere su i cerchi, leviamo la macchina dal garage e andiamo a vedere se effettivamente frena e fa il suo dovere, perché poi all'ultimo quello rimane da fare. Ci vediamo dopo. Bene ragazzi, abbiamo fatto un'ulteriore prova sempre su strada secondaria e una su strada principale, senza, diciamo, lanciare troppo la macchina o fare strane acrobazie. Abbiamo visto che i freni funzionano perfettamente, quindi spero vi sia piaciuto il video. Alla prossima, ciao ragazzi.